Non so te, ma io le adoro tutte, bionde, rosse, ciascuna ha il suo perché. Non sei d'accordo? Ah, che frutto meraviglioso l'arancia. Ma se sei tra chi pensa che bere una spremuta sia esattamente come mangiare il frutto... Vabbè dai, ne parliamo dopo. L'arancio sembra essere originario della Cina, ma in realtà non si capisce bene se sia arrivato durante il periodo delle grandi esplorazioni, XV secolo, o se qualche arancio fosse in realtà già coltivato nella nostra Sicilia ai tempi dei Romani. Ma poco importa, più interessante è scoprire che si tratta di un albero che ci dona un frutto tipicamente invernale, ma che con alcune varietà si arriva a fruttificare anche fino alle porte dell'estate. Oh, ecco, a proposito di varietà, esistono tantissime varietà di arancia che si distinguono per numerose caratteristiche, ma per noi consumatori, per me e te, quelle che più saltano all'occhio sono due. Frutti più o meno succosi, ecco perché alcune arance si prestano meglio di altre alla trasformazione in spremuta, ma soprattutto polpa bionda o rossa. Dal nostro punto di vista è interessante scoprire che proprio quel rosso è testimonianza della presenza di antociani, preziosi antiossidanti che colorano anche ad esempio frutti di bosco e cavolo cappuccio rosso. Ma concentriamoci sulle proprietà nutrizionali dell'arancia ed è sicuramente doveroso ricordare che la buccia è una vera e propria miniera di oli essenziali, responsabili non solo del caratteristico profumo che associamo al frutto, ma che soprattutto sono sfruttati in tantissime industrie, tra cui quelle alimentari per aromatizzare dolci e bevande, quella cosmetica per la produzione di creme, oli e profumi e quella farmaceutica per creare prodotti a base di principi attivi naturali utili al benessere. Proprio per questa ragione, avendo l'accortezza di acquistare frutta con buccia edibile, ovvero mangiabile, puoi recuperare una certa quota di vitamina C e altre sostanze fitoattive proprio usando la buccia per preparare acque aromatizzate, infusi o grattugiandola per ricette dolci e salate. E se sei più coraggiosa, anche mangiandola tal quale insieme alla polpa. Il tuo corpo ti ringrazierà. Quando si parla dei valori nutrizionali di un alimento, in genere si ragiona o sui 100 grammi di parte edibile, cioè effettivamente mangiabile, oppure su un qualche concetto di porzione che nel caso dei frutti può essere anche semplicemente il peso del singolo frutto. Ma fornire una stima del peso di un'arancia è sostanzialmente impossibile, la forbice è troppo ampia. Si va dai 150 grammi circa delle varietà più piccole fino ai 400 e oltre di altre cultivar, senza contare la difficoltà di stimare esattamente il peso della buccia. E sì, pistino, lo so che varietà e cultivar non sono proprio sinonimi, ma mi dava fastidio la ripetizione del termine. Allo stesso modo anche il contenuto percentuale in macro e micronutrienti può variare tra varietà differenti, ma cerchiamo comunque di farci un'idea di massima. Secondo i dati del CREA, le arance sono composte per quasi il 90% da acqua e apportano circa 40 kcal per 100 grammi di polpa. Forse poco di meno le bionde, forse poco di più le rosse. Ma insomma, numeri a parte che come sai mi interessano solo fino a un certo punto, possiamo senza dubbio dire che l'arancia è poco calorica, ma è anche vero che soprattutto con la spremuta si fa presto esagerare se non si sta attenti. Proteine e grassi sostanzialmente trascurabili, le calorie derivano principalmente da zuccheri semplici, saccarosio, glucosio e fruttosio, indicativamente in rapporto 2-1-1. Curioso, ma in fondo nemmeno troppo se pensiamo all'esperienza pratica di tutti i giorni con questi e anche con altri frutti, scoprire che le arance tendono a diventare leggermente più dolci all'avanzare della stagione. Avendo visto che il contenuto di zuccheri è limitato, non ci sorprende nemmeno scoprire che anche l'indice glicemico e il più utile carico glicemico non preoccupino particolarmente, a prescindere dalla varietà scelta. Di nuovo, occhio solo a non spararsi mezzo litro di spremuta alla volta, soprattutto a stomaco vuoto, anche se a onor del vero mi preoccuperebbero più le calorie che non la glicemia. Passando ai micronutrienti non possiamo che iniziare ovviamente dalla vitamina C, di cui l'arancia ne è forse la fonte più famosa, benché non la più ricca. Una porzione da 150 grammi, un'arancia piccola, ne apporta indicativamente 75 mg, coprendo quasi il fabbisogno intero di un adulto. Preziosissima se aggiunta al tuo pasto per aumentare l'assorbimento di ferro e altri minerali presenti in fonti vegetali. Va detto che altri frutti in realtà ne sono anche più ricchi, penso ad esempio al kiwi che ne apporta a parità di peso un buon 50% in più. Ma chi se ne frega dei paragoni, perché come ripetiamo spesso è la varietà della dieta a vincere, non la scelta di singoli alimenti né tantomeno un numero sulla carta che poi può differire per 1000 motivi quando il frutto arriva effettivamente in tavola. Ovviamente poi la vitamina C non è l'unico antiossidante presente, ci sono come già accennato gli antociani nelle varietà rosse, i carotenoidi quasi invariabilmente presenti nei frutti che si presentano di colore arancione,
Ma non dimentichiamo anche altri pregevoli flavonoidi. Per rubare le parole agli autori di questo articolo, le arance, così come tutti gli agrumi, sono un tesoro di metaboliti naturali attivi che forniscono potenzialmente benefici per la salute umana. Tra i tanti vale forse la pena citare ad esempio l'esperidina, che è probabilmente in grado di agire da antinfiammatorio e vasodilatatore, e poi la narigenina, nota per le sue proprietà antiossidanti e potenzialmente utile anche nel migliorare il metabolismo dei grassi. Quercetina e rutina, composti che sono attivamente studiati per ulteriori numerose applicazioni. Oh, sia chiaro però, come sempre accade con il cibo, non devi aspettarti o immaginarti l'effetto rapido e prorompente di un farmaco, ma piuttosto un'azione lenta e costante che, nel contesto di una dieta ricca e varia, si traduce in un efficace e benefico effetto cumulativo nel tempo. Che poi, se ci pensiamo, questa è probabilmente anche un po' la ragione dietro al fatto che, messe alla prova in forma di integratore, presi singolarmente, queste sostanze in genere tendono sempre un po' a deludere, mentre la letteratura è ricchissima di prove a sostegno dei benefici di una dieta complessivamente ricca e varia. Infine, sempre ingiustamente trascurata, la fibra. La fibra! Ok, è vero, da un punto di vista percentuale non ce n'è proprio tantissima, ma quella che c'è è davvero utile anche perché ci troviamo in proporzioni significative la pectina, una fibra solubile contenuta anche nella mela ed associata ad esempio a una riduzione del colesterolo LDL, oltre che a un effetto prebiotico sul microbiota intestinale. Sì, insomma, un'espressione forbita, sofisticata solo per far finta di essere competente, ma che significa solo che piace tantissimo ai tuoi batteri intestinali e, contenti loro, contenti noi. A proposito di fibra, avvicinati per favore perché adesso io e te dobbiamo fare un bel discorsetto. Hai presente quella fastidiosissima cosa bianca che separa i vari spicchi tra loro e gli spicchi dalla buccia? Ecco, quelli bravi, quelli preparati, la chiamano albedo. Ora, credimi, io sono dalla tua parte completamente d'accordo con te. La presenza dell'albedo è effettivamente un po' inopportuna, molesta, noiosa, seccante, soprattutto se paragonata alla consistenza molto più gradevole della polpa. Ma è in realtà una fonte molto concentrata non solo di quella fibra di cui parlavamo prima, la pectina, ma anche di flavonoidi e altre sostanze attive. Quindi sforziamoci entrambi, io e te, di non guardarla con lo stesso entusiasmo che riserveremmo una cartella di Equitalia, ma al contrario apprezziamone il concreto apporto in termini di benefici per la nostra salute. Cioè, apprezziamola e mangiamola, non che la guardiamo dicendo «Oh, quanto è ricca, quanto è efficace, quanto è bella!» e poi la lasciamo comunque nel piatto. E questo mi porta direttamente alla prossima domanda, perché proprio la fibra è ciò che differenzia maggiormente. Secondo te, bere una spremuta è come mangiare un'arancia? Proprio per quello che ci siamo appena detti sull'albedo, ma che vale anche per la fibra meno visibile, bere una spremuta non è affatto come mangiare un'arancia. Scherzando un po', ma nemmeno troppo, mi capita di definire la spremuta d'arancia come acqua, zucchero con una spruzzata di vitamina C, che forse, ok, è un po' esagerato, te lo concedo, ma nemmeno troppo distante dalla verità. Il fatto che il contenuto di zucchero del frutto non sia elevatissimo in partenza gioca sicuramente a nostro favore, perché a meno di non berne quantità davvero sconsiderate, di fatto anche l'effetto pratico sulla glicemia non è qualcosa di cui la maggior parte di noi debba preoccuparsi. Ma è importante capire che lasciamo comunque ben più di qualcosa per strada e che le calorie liquide non sono mai una grande idea, non fosse altro per il fatto che il nostro corpo non è particolarmente bravo nel registrarle come tali nelle regolazioni del senso di sazietà. Peraltro colgo l'occasione per ricordarti che la vitamina C è purtroppo molto delicata e l'esposizione all'ossigeno, alla luce oltre che al calore tende a degradarla anche piuttosto rapidamente. Questo non significa che tu debba chiedere alla barista di poterla bere attaccandoti direttamente con la bocca allo spremiagrumi, ma è un'altra di quelle piccole differenze rispetto al consumo del frutto che, prese singolarmente, chi se ne frega, ma che tutte insieme mi fanno dire che no, bere una spremuta semplicemente non è come mangiare un'arancia. A maggior ragione se preparata con largo anticipo. Ci avviamo alla conclusione del video con alcune considerazioni su cui invece dovrebbe stare un po' più attento. Su qualche sito si suggerisce cautela per alcune possibili interazioni con i farmaci, ma in realtà da questo punto di vista a mio avviso è molto più delicato il pompelmo.
Le arance sono discrete fonti di potassio, quindi chi deve starci attento per i reni è importante che lo sappia, ma è più comune il problema del reflusso gastroesofageo, i cui sintomi potrebbero in effetti essere acuiti dal frutto, essendo questo piuttosto acido. E proprio l'acidità mi porta invece a sottolineare un altro aspetto, questo un po' troppo spesso trascurato. Un elevato consumo di alimenti acidi tende a favorire lo sviluppo di carie, quindi dopo il consumo di arance relativa spremuta può essere utile risciacquare bene la bocca con dell'acqua per neutralizzare l'acido e rimandare l'eventuale lavaggio dei denti con spazzolamento di almeno mezz'ora 60 minuti, proprio perché l'acido tende ad ammorbidire e quindi a rendere più attaccabile lo smalto. E concludiamo con un'avvertenza importantissima. Sai perché si dice che l'arancia la mattina è oro, il pomeriggio è argento, ma la sera è piombo? No, vero? Beh, nemmeno io lo so. Probabilmente perché in realtà non esiste alcuna spiegazione razionale. Se ti trovi bene consumandolo al mattino, grande, continua così che va bene. Ma mi preme che tu sappia che non c'è ragione per evitarla la sera dopo la cena. Anzi, come detto, può essere utile per beneficiare di una bella dose di vitamina C, aumentando così l'assorbimento del ferro. Terminiamo con 2 parole sulla conservazione. Come tutti gli agrumi, anche l'arancia non è climaterica, ovvero una volta colta non matura più. La buona notizia è però che si tratta di frutti abbastanza resistenti che puoi quindi conservare tutto sommato a lungo in frigorifero o in altro luogo fresco. Grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere, quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora. Ciao!